Bentornati in un nuovo video. Continuiamo la nostra playlist di video dedicati alla Ford Puma Genie. Oggi doveva essere filmato dedicato alla prova su strada di Puma Genie con alcuni consigli pratici su come ottimizzare i consumi e quindi aumentare l'autonomia del nostro veicolo. Però nel frattempo sono successe diverse cose appunto con Ford Puma Genie, per cui oggi cambio di programma, vi parlo dei difetti di quest'auto, difetti che io ho riscontrato in questi primi 5.000 km. Cercate di rimanere fino alla fine perché lascerò per ultimo il difetto, quello più fastidioso, che mi ha costretto a rivolgermi a Ford e portare l'auto per una riparazione in garanzia. Se vi interessano questi video iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Iniziamo subito. I difetti di cui vi parlerò oggi non sono propriamente, se non i primi due, legati al fatto che l'auto è elettrica. Sono difetti che ha il modello in sé, quindi secondo me lì ha anche la versione termica. Il primo difetto, sostanzialmente, ma lo sappiamo tutti da quando l'abbiamo comprata, è il fatto che la batteria sporge un po' troppo verso il basso. Questo non è un problema funzionale, nel senso che non riscontrerete mai il problema che magari l'auto con il pianale possa toccare da qualche parte, perché comunque l'auto è abbastanza alta. È più che altro un problema estetico. È brutta da vedere questa cosa che scende verso il basso. Questa cosa l'avevo già detta nei video precedenti, c'è chi mi ha anche commentato dicendo che non è un inestetismo, perché allora anche gli scarichi, il tubo di scarico è un inestetismo. Ma io non sono propriamente d'accordo, perché dipende sempre dal veicolo. Se parliamo ad esempio di un'auto di lusso come, non so, una Rolls Royce, è ovvio che magari lo scarico può essere un inestetismo, ma se parliamo di un'auto sportiva o di un surrogato di auto sportiva, vedere un bello scarico, una tripletta di scarichi al posteriore, un doppio scarico bello cromato è anche un fatto estetico. Quindi secondo me Ford Puma ha una bellissima linea laterale, però la versione elettrica è rovinata appunto da questa parte di plastica rettangolare che scende verso il basso e si vede e si nota troppo. Diciamo è un compromesso, perché sappiamo tutti che Ford Puma è una di quelle poche auto che è stata adattata alla versione elettrica, perché lei era nata su una piattaforma destinata ai motori termici, quindi è un adattamento, è un compromesso a cui dobbiamo sostanzialmente scendere. Il secondo difetto, ragazzi, riguarda il sistema infotainment, diciamo la dashboard, che secondo me riceve pochissimi aggiornamenti. Da quando è nato il modello credo che di aggiornamenti non ne siano stati fatti poi tanti, e ci sono dei difettucci di funzionamento, come ad esempio quello che già accennavo e tutti conosciamo, ovvero il computer di bordo personale che non rimane memorizzato, a volte si accende da solo, a volte no, bisogna andarlo a richiamare con freccia indietro, andare nel menu, insomma questa cosa qua è abbastanza fastidiosa. Basterebbe che Ford facesse un aggiornamento, diciamo, da remoto e sistemasse questa cosa. Poi un altro difetto che ho riscontrato, che in realtà è una cosa mia, nel senso che io sono un po' fissato con i numeri, mi piacerebbe vedere alla fine di ogni percorso la percentuale di batteria che si è consumata in quel tragitto e magari anche la quantità in kilowattora. Questa cosa non c'è, sostanzialmente fa solo un riepilogo del tempo che si è dedicato appunto in quel percorso e la quantità di kilowattora consumati per 100 km. Non dà un resoconto anche in kilowattora assoluti, sarebbe bello. Poi passiamo ai difetti del veicolo in sé, quindi difetti che secondo me hanno anche la versione termica. Il primo su tutti che mi sono reso conto è lo sporco che si accumula, e adesso ve lo faccio vedere anche in alcuni filmati che passeranno, nei sottoporta interni, cioè le porte nella parte bassa all'interno si accumula un sacco di sporcizia. Io in questi mesi ho viaggiato praticamente con la pioggia e la strada era sporca, fangosa, può capitare che appunto ci fosse sabbia, e quindi questa sporcizia, oltre a sporcare l'auto per fuori normalmente, è entrata anche nei sottoporta e ha sporcato tutta la parte interna dei sottoporta. E quindi io la trovo una cosa assurda, perché nemmeno le auto storiche vecchie di 30 anni che possediamo hanno questo problema, cioè non si sporcano all'interno. Quindi adesso quando laverò l'auto mi vedo costretto a lavarla per fuori e poi aprire le porte con l'idropulitrice o all'autolavaggio, in sostanza
pulire anche tutti i bordi del sottoporta, perché sono pieni di sporcizia e io questa cosa veramente non la comprendo. Poi altro difettuccio che riguarda gli interni, e quindi anche qui sia versioni elettriche che termiche. Io ho preso la versione premium del modello, quindi è quella con i sedili in alcantara, parte centrale, e poi con la pelle sui fianchetti e sulla parte posteriore del sedile. Allora, la qualità non è elevata, l'alcantara non è bella densa, non è bella compatta, non è bella resistente, tanto che dal centro del sedile di lato guida si è già un po' sollevata. Io ho viaggiato su BMW di miei amici che hanno i sedili in alcantara, e ragazzi, là l'alcantara è bella compatta, è bella resistente, è bella aderente all'imbottitura del sedile. Qui assolutamente no. State attenti anche ai fianchetti in pelle, che poi non è pelle, è plastica o vinile, non so cosa sia, ma non è assolutamente pelle, perché se non scendete e salite dall'auto senza dar peso ai fianchetti, quindi salire e scendere dall'auto in un certo modo, sostanzialmente dopo già un anno di vita l'auto presenterà delle crepe o delle pieghe sui fianchetti del sedile di lato guida, perché appunto l'imbottitura non è così compatta e appunto non essendo pelle si deteriora molto in fretta. Quindi la qualità degli interni fanno pensare a una linea premium, ma non è così. Poi un altro difetto che ho riscontrato sempre al sistema infotainment sono i suoni di sistema. I suoni di sistema, quelli che ti dicono se hai superato il limite di velocità, quelli che ti dicono se c'è un Velux, un semaforo, quelli che ti dicono quelli che si avviano quando avviate l'auto, spegnete l'auto, a volte cambiano di intensità, cambiano di tono, sembrano diventare i suoni del cellulare Nokia degli anni 90 e soprattutto diventano fastidiosi. Quindi di solito questi suoni sono poco invadenti, almeno sui modelli Ford, perché non ci fate neanche più caso. Ad esempio quello del limite di velocità, sì, può rompere le scatole le prime volte, ma poi è talmente blando che non ci fate neanche più caso. Però non so perché a volte, e mi è successo già 4-5 volte, che questi suoni all'avvio del veicolo diventano diversi. Sembrano appunto i suoni dei Nokia degli anni 90, diventano più alta intensità con dei toni diversi e diventano veramente fastidiosi, e l'unico modo per farli sparire è spegnere la macchina, spegnere l'auto, aprire e chiudere la porta e riavviare il veicolo e i suoni magicamente tornano come all'originale. È una cosa che non comprendo, probabilmente è un problema hardware, software che andrebbe risolto, che può essere appunto fastidioso. Passiamo adesso ad un altro difetto che più che altro diciamo non è un difetto, me ne sono accorto perché ho combinato io una marachella, ho fatto io un pasticcio sostanzialmente in una fase di manovra, e in retromarcia mi sono fidato troppo dei sensori di parcheggio e della telecamera, non ho guardato gli specchietti retrovisori e in una manovra appunto in retromarcia ho picchiato con il posteriore destro, quindi proprio con l'angolo della macchina posteriore destro, addosso un pilastro in cemento. Ovviamente ho strisciato il paraurti, ho spostato il paraurti, per fortuna esternamente non si era rotto e quindi ho dovuto portare l'auto in carrozzeria in queste settimane. Per fortuna me l'hanno riparato, quindi non ho cambiato il paraurti, vi faccio vedere anche le immagini in sovraimpressione. Avevo rotto gli attacchi però del paraurti e hanno dovuto saldarli con delle graffe termosaldate e poi hanno riverniciato il paraurti. Questo è successo appunto per colpa mia, mi sono fidato troppo dei sistemi digitali dell'auto e non ho guardato gli specchietti retrovisori, però poi mi sono accorto che anche osservando altre auto Puma termiche parcheggiate in giro per la strada, che alcune hanno 6 sensori di parcheggio sui paraurti posteriori, invece io ne ho solo 4, quindi io ho 4 sensori posteriori posizionati proprio sulla parte posteriore, non ho altri 2 sensori sui fianchi laterali, sugli angoli proprio del posteriore. E questo probabilmente è quello che è successo. Io mi sono fidato della telecamera e fate attenzione alla telecamera, quella piatta diciamo, perché so che c'è anche la versione a 360 gradi, perché inquadra solo il posteriore, non va ad inquadrare gli angoli, quindi non vedete eventualmente se c'è un pilastro sull'angolo della macchina destro o sinistro. E i sensori di parcheggio, non essendoci quelli proprio laterali sugli angoli, io non li ho sentiti, infatti non avevano suonato e ho picchiato addosso
a questo pilastro. Io ritengo che qui Ford abbia fatto un po' di risparmio, potevano mettere 6 sensori invece che 4 semplicemente, e inoltre lo sappiamo tutti, la versione premium base non ha neanche i sensori di parcheggio all'anteriore, quindi anche questa è una mancanza secondo me. Prendi una versione premium che dovrebbe essere già qualcosina in più e invece non ha neanche i sensori anteriori e non ha neanche i sensori posteriori laterali, quindi qui Ford è andata un po' a risparmio. Ritengo comunque che questo non sia proprio un difetto, ve lo racconto perché semplicemente mi è successa questa cosa ed è stata colpa mia. Riassunto del discorso: non fidatevi della telecamera, guardatela in un secondo momento, cioè quando fate le retromarce guardate prima gli specchietti e i retrovisori, perché quelli vi danno indicazione appunto della situazione agli angoli, e poi eventualmente guardate la telecamera e ascoltate i sensori di parcheggio. Come vi dicevo, lascio per ultimo il difetto diciamo più grave, il difetto per il quale io sono dovuto ricorrere a Ford a un intervento in garanzia per la sostituzione di un particolare. In sostanza tutto è nato dopo le ultime piogge di questo periodo. In questo periodo ho veramente preso tanta acqua, l'acqua ha bagnato tutto il piano basso diciamo dell'auto, tanto che quando la mettevo in garage l'auto mollava giù tanta di quell'acqua che dopo il garage era allagato, mi toccava mandare via l'acqua con lo spingiacqua. Insomma, si è bagnata per bene, e dopo quelle piogge torrenziali che ci sono state in queste settimane l'auto ha cominciato a fare all'avantreno un rumore soprattutto nelle fasi di frenata e di accelerazione, e poi prendendo degli avvalamenti a bassa velocità, quindi sostanzialmente nelle fasi di beccheggio, quindi trasferimento di carico all'avantreno o al retrotreno. In quelle situazioni sentivo, e adesso ve lo faccio sentire anche in un filmato tra poco che ho registrato con lo smartphone, un rumore diciamo metallico, degli schiocchi diciamo provenire dall'avantreno destro. Io quei rumori li conoscevo troppo bene, li conosco troppo bene, perché chi mi conosce sa che io prima di Puma Genie avevo Alfa 147, e chi conosce quel modello sa che è un po' delicato dal punto di vista delle sospensioni, e ho cambiato diversi braccetti delle sospensioni sia inferiori che superiori, perché Alfa 147 aveva anche quelli superiori, per fortuna Puma ha solo quelli inferiori, quindi quel rumore che io sentivo lo conoscevo troppo bene, che tra l'altro si affievoliva non appena prendevo un po' di acqua e poi ritornava quando l'acqua andava via dal veicolo e si seccava. Quindi io sapevo già che quello era un rumore proveniente dal braccetto inferiore destro. Adesso però vi faccio sentire il rumore che si sentiva dall'abitacolo, che ho registrato con lo smartphone prima di andare a sostituire ovviamente il pezzo. Ecco, come avete sentito, il rumore si sentiva nei trasferimenti di carico a bassa velocità, quindi accelerando o decelerando, quando il veicolo pianta il muso, lo solleva, si sente questo rumore fastidioso provenire dall'avantreno. Tra l'altro sappiate che l'auto elettrica è estremamente silenziosa, quindi un qualsiasi difetto, rumore che viene dalle ruote lo sentite immediatamente, perché appunto non avendo il motore termico che fa rumore sentite tutti gli altri in maniera molto più amplificata. Quindi cosa ho deciso di fare? Ho prenotato subito con l'applicazione alla Ford dove ho preso il veicolo per il 26 febbraio. Nel frattempo io dovevo comunque portare prima il veicolo in carrozzeria, quindi prima l'ho portato in carrozzeria e poi il 26 febbraio l'ho portato a sistemare in sostanza. Nel frattempo però, siccome ero di strada, un giorno prima del 26 febbraio sono comunque andato in Ford senza nessuna prenotazione e ho chiamato diciamo l'operaio che era lì, poi che mi ha passato in sostanza il capo officina. Il capo officina è salito in macchina, l'ha provata con me, l'ha ascoltata, ha ascoltato anche quello che io volevo dirgli, in sostanza il mio parere su quello che poteva essere. Ho detto: guarda, secondo me, non perché voglio fare
il sapientone, ma perché semplicemente ne ho esperienza da macchina che avevo prima. Secondo me è il trapezio inferiore destro, che probabilmente era difettato, è entrato acqua, il grasso si è dilavato e poi senza grasso l'auto presenta questo difetto dove appunto gli snodi del trapezio cominciano a far rumore, questo rumore metallico. Lui mi ha guardato, insomma, ha detto, secondo strano, una cosa del genere, comunque facciamo così. Mi ha detto, ti ordiniamo già quel pezzo, casomai non fosse quello, semplicemente lo mandiamo indietro e proviamo a sostituirlo. Quindi mi ha ascoltato sostanzialmente e mi ha detto che se fosse stato quello, bene, mi avrebbe dato subito indietro l'auto in giornata, altrimenti avrebbero dovuto indagare di più. Io nel frattempo avevo messo anche un post su Facebook per chiedere se altri avevano avuto questo tipo di problema, altri l'hanno accusato, però hanno risolto in maniera diversa, quindi di difetti ce n'erano anche altri, tipo avevo sentito di viti che non erano completamente avvitate, quindi sono andati in Ford per farle avvitare alla coppia giusta. Insomma, però io me lo sentivo che non era questo, perché conoscevo troppo bene quel tipo di rumore e io ero convinto al 100% che fosse appunto il trapezio. Ed era la cosa che mai mi sarei aspettato da una macchina nuova, proprio perché io avevo cambiato anche la macchina per questo, perché con 147 quei braccetti li cambiavo spesso, ne avevo cambiati tanti e quindi avevo cambiato auto anche per non avere più questa rottura e quindi mai mi sarei aspettato questo tipo di difetto. Porto l'auto in carrozzeria mi sistemano il paraurti e me la fanno tornare come prima e poi il 26 porto l'auto in concessionaria alla Ford. Loro avevano già ordinato il trapezio, era lì sul banco, quindi l'ho portata la mattina. Alla sera mi scrivono il messaggio che l'auto è pronta, quindi hanno fatto prestissimo. Io sono andato a prenderla il giorno dopo, al pomeriggio, ed effettivamente era il trapezio come avevo ipotizzato io. Quindi hanno sostituito il trapezio subito e subito il rumore è sparito. Quindi era lui. Probabilmente era difettato fin dall'inizio, fin da quando l'auto l'ho portata a casa, solo che non aveva mai piovuto. E quindi diciamo il trapezio era pulito, gli snodi del trapezio dove c'è il grasso erano puliti anche se non completamente ermetici. Poi la prima volta che ha piovuto tanto l'acqua è entrata e buonanotte, quando entra l'acqua sappiate che gli snodi sferici su cui appunto funziona il trapezio, che non è altro che il braccetto che sostiene il mozzo collegato al telaio, effettivamente poi si rovinano, non c'è più niente da fare. Il rumore diciamo si sente sempre di più, non è che sia un problema meccanico su strada, cioè non è che non potete andare avanti con questo rumore, potete andare avanti anche chilometri e chilometri, non succede niente, non è pericolosa l'auto, è solo fastidiosa perché si sente questo rumore e si sente tanto perché l'auto, essendo elettrica, ripeto, fa poco rumore, solo di rotolamento dei pneumatici e sentite tutti gli altri. Per fortuna l'intervento è andato bene, è stato sostituito in garanzia, costerebbe l'intervento più pezzo 250 euro, vi faccio vedere anche la fattura, ovviamente pagata dalla casa madre. Io spero vivamente che non succeda più, cioè io ho cambiato l'auto anche per questo motivo, per non sentire più sti rumori provenire dall'avantreno e sentirmi e avere avuto come primo problema sull'auto questo è una cosa per me assurda. Mi sarei aspettato magari un problema alla parte elettrica, magari visto che l'auto è elettrica, invece ripeto, dal punto di vista elettrico io sono contentissimo, nessun difetto, si carica sempre correttamente, l'autonomia è quello che è, ve ne ho già parlato, non è un problema, adesso però le temperature si stanno già alzando rispetto all'inverno e già faccio 10 km ogni kilowattora, quindi 10 kWh ogni 100 km, quindi ad esempio sta segnando questa adesso e i consumi sono buoni. Io dal punto di vista elettrico non ho niente da dire. Ho delle critiche appunto sul veicolo in sé, quindi sul veicolo Ford Puma, perché sostanzialmente questi difetti li ha il modello Puma, quindi li ha anche la versione termica, tutti quelli che diciamo ho accennato. Se vi è interessato questo video fatemelo sapere, magari fatemi sapere nei commenti che difetti avete trovato voi, magari gli stessi oppure altri, che così raccogliamo tutte queste informazioni e possono venire utili anche alle persone che acquisteranno l'auto a breve.
Tra l'altro so che a breve, ho sentito, uscirà una nuova versione della Puma, la Model Year 2026, che dovrebbe avere tra l'altro di serie per la versione premium i sensori all'anteriore, ok, che noi non abbiamo, e dovrebbe avere la batteria maggiorata, quindi dovrebbe avere una batteria 46 invece che 43, quindi autonomia VLTP di 400 km. Non credo sia proprio una modifica della batteria, dovrebbe essere una modifica al firmware, software sostanzialmente. Infatti io mi aspetto che questo aggiornamento a 46 kWh magari lo possiamo ricevere anche noi, anche se effettivamente a me più che altro non interessa avere questo aggiornamento alla batteria, perché comunque avere qui 40 km in più di autonomia non è che mi cambia tanto, perché comunque io l'auto, lo sapete bene, che la carico tutti i giorni, la uso caricandola tutti i giorni. Quindi fatemi sapere nei commenti quali sono i difetti che avete riscontrato voi e noi ci vediamo in un prossimo video. Spero di portarvi appunto la prova su strada, a meno che non succeda qualcos'altro. Ci vediamo in un prossimo video, ciao!